è impressionante, non dovrei dirvelo così su due piedi, ma raggiunge i 55 km/h e questa è la Duoz F26. Doppio motore da 750 watt, quindi un totale di 1500 watt di potenza in dual drive, mostruosa. Molti la personalizzano con un portapacchi differente per renderla un pochino più racing e almeno togliere il portapacchi, così sembra una maxi city bike con una potenza esagerata. Comunque appena spacchettata arriva limitata a 250 watt e 25 km/h di velocità, ma è impossibile mantenere una bici così castrata, anche perché io la utilizzo soprattutto in strade private, più o meno, dai. Prima dell'acquisto fatemi sapere anche questo rischio di utilizzarla così slimitata. Comunque Duoz è sempre una garanzia perché i magazzini sono situati in Europa, quindi vi arriverà la bicicletta in 7 giorni circa. Ed il tutto in un imballo impeccabile, addirittura c'è il polistirolo tra il parafango posteriore e la gomma. Devo dire che le studiano tutte. Ci si ritrova solamente tutta la bici sommersa di polvere del cartone, ma si risolve con una bella soffiata con il compressore. Dotazione completa per montarla autonomamente, ci sono le chiavi, il portatelefono, la pompetta manuale per gonfiare le gomme e acceleratore che ho deciso di montare questa volta. Sono scusato, almeno io, perché la voglio provare a 360 gradi e bastano veramente pochi secondi per montarlo, come anche tutto il montaggio complessivo della bicicletta. Basta veramente poco, o meglio è tutto molto intuitivo, poi dopo se siete pignoli come me ci vuole il suo tempo, più o meno diciamo un'oretta, partendo dal manubrio, la gomma anteriore con relativo parafango e fanale, portapacchi posteriore con un attacco che vorrebbe leggermente sagomato, sella e pedali. Poi si deve collegare il fanale posteriore che si trova vicino alla catena e proprio il supporto del fanale sempre posteriore l'ho trovato leggermente storto. Si vede il punto di saldatura su un lato, ho cercato di raddrizzarlo il più possibile ma senza successo. Vabbè, pazienza, lo vedrò solo io poi questo problema. Questa volta, visto che tira anche davanti, si dovrà collegare anche il connettore del motore anteriore. Mi raccomando, incastratelo bene perché ci vuole un secondo scatto e mi sono accorto che non l'avevo inserito bene dopo mezz'ora circa di utilizzo, perché premevo il tasto dual motor ma dicevo ma non cambia niente, se non attacchi bene il connettore. Poi fascettate il tutto, mettete un pochino in ordine tutti i cavi e fascette sì che sono in dotazione. Poi una volta montato il tutto, con l'adrenalina in corpo perché non vedi l'ora di provare la bicicletta, provi ad accenderla ma non funziona. Come mai? Semplicissimo, basta accendere l'interruttore sulla batteria removibile solamente con la chiave ed è integrata nel telaio della bicicletta, quindi si dovrà inserire la chiave nell'apposito alloggio qui laterale, ruotare la leva vicino alla batteria e su un fianco è presente il tasto accensione on off, tasto molto probabilmente che non toccherò mai più e lascerò sempre acceso perché poi alla fine l'accendo da qui sul tasto del manubrio e non c'è una dispersione di corrente. Batteria una delle più grandi mai viste, da 20 A, marchiata proprio Samsung, più o meno ha un peso di 4,7 kg, quasi 5 kg ed è un bel mattone. Tutto sommato comodo l'estrazione dal telaio e la bici così guadagna tantissimo d'estetica. Il peso complessivo della bicicletta è di 38 kg. Nell'uso non si fa sentire assolutamente, però quando si va a spostare e quant'altro, insomma, è interamente in alluminio, dove ho preferito la colorazione bianco-argento contro la classica nera e rossa, direi diverso dal solito, con una forcella anteriore personalizzabile a piacimento, già di default è molto morbida e smooth, diciamo così, per utilizzarla in strada. Che inglesismo! E la sella è sempre lo standard Duoz, ho sempre visto questa sella su tutte le loro biciclette. Imbottita è comodissima, però esteticamente si trova anche di meglio. Pneumatici FET di un marchio sconosciuto, però 26x4 pollici, fantastici, enormi e perfetti per qualsiasi tipo di terreno, e posso dire che aiutano tantissimo la guidabilità ed è difficile tornare alla classica mountain bike con i classici pneumatici. Doppio freno a disco idraulico e posso dire che si sente la differenza rispetto ai freni tradizionali e rispondono immediatamente durante le frenate improvvise, restituiscono un ottimo feedback e ora capisco perché i freni idraulici fanno la differenza su una mountain bike. E infatti su quasi tutte le mountain bike tutti mi scrivono nei commenti: si possono sostituire i freni con quelli idraulici? Si possono sostituire? E io dicevo, ma perché tutti mi fanno queste domande? E adesso posso capirlo. Inizialmente le pastiglie sfregavano leggermente sul disco e anch'essi sono completamente regolabili.
fantastici, come le leve diciamo in simil carbonio, solo d'estetica. Doppio motore con una potenza complessiva, come vi dicevo, di 1500 watt, il tutto attivabile tramite il tasto DS qui sul manubrio, e posso dire che questo è un plus che non serviva. Quando mai si raggiungono queste velocità con una bicicletta, o a meno che uno non percorre tutto il giorno salite con una pendenza di 40 gradi circa, però c'è questa potenza, quindi perché non sfruttarla? Cambio Shimano solamente a 7 rapporti, però rapporti molto lunghi, quindi proprio ben rapportati, scusate il gioco di parole, marce comunque che entrano molto rapidamente e alla perfezione, in linea con la velocità che raggiunge. Diciamo fine 40 km/h circa si riesce anche a pedalare energicamente, quindi tanta roba. Bellissimo computer di bordo, finalmente diverso dagli standard, orientamento verticale, sempre visibile in qualsiasi situazione e con opzioni basilari dove si possono controllare i chilometri percorsi della sessione, totali, l'orario ed il voltaggio della batteria. Sopra lampeggia sempre il simbolino del Bluetooth, purtroppo con l'ultimo aggiornamento, anzi con le ultime versioni di questa bici, non si può disattivare il Bluetooth dal menu segreto, quindi vi ritroverete sempre questa B che lampeggia sul display. Vabbè, io volevo disattivarlo, ma non si può. Tasti a manubrio dove si può passare fino a 5 modalità di velocità differenti, attivare il doppio motore, fanali e clacson elettronico. Peccato non avere l'integrazione a display di tutte queste ultime funzioni. Per esempio, se noi andiamo a attivare i fanali o anche quando si attiva il dual motor, non viene fuori nemmeno un'icona su display. L'unica icona che compare è quando andrete a frenare. Questa è una vera mancanza che si potrebbe comunque rimediare con i futuri aggiornamenti. Pulsantiera qui a fianco che è retroilluminata, quindi si vede anche di notte. Già prima di partire, prima cosa che ho fatto, sono entrato nel menu segreto, perché poi i comandi sono sempre quelli. Quindi si tiene premuto il tasto più e meno contemporaneamente e la modalità di sblocco è sempre uguale alla Duoz C29 che precedentemente ho provato. Quindi si va nella modalità P08 e si imposta il valore a 67. Si può impostare il valore che uno vuole, anche 100, ma non cambia niente. Impostate 67, riavviate la bicicletta anche se non c'è bisogno, comunque mettete 67 e la lasciate lì e la bici è sbloccata a velocità illimitata. Ora si possono fare i 30 km/h in quinta marcia in modalità 2, quindi spingendo anche con le gambe. Devo dire che questa qui è la mia modalità preferita. Oppure i 39 km/h in settima marcia in modalità 3. Se si va oltre, ovviamente si rischia di girare i pedali a vuoto. Poi, se nel mio caso c'è il manettino, si può usare il manettino. Non manca nemmeno il cruise control, quindi tenete premuto il tasto meno e mantiene la stessa velocità. Visto che lampeggia l'icona Bluetooth, ovviamente non può mancare l'applicazione Duoz scaricabile sui vari store dell'iPhone o di Android. Proprio l'applicazione si chiama Duoz. Dopo una breve registrazione iniziale si collega alla bicicletta e si possono vedere tutti i parametri principali. La cosa più interessante è la percentuale della batteria. Poi si può vedere la modalità in cui siamo, i chilometri percorsi della sessione o totali e attivare o meno il cruise, come anche la partenza da fermo e addirittura aggiornare il firmware se mai ce ne sarà uno. Applicazione posso dire non indispensabile, però interessante ed è bello che c'è, così si riescono a vedere un pochino di impostazioni della bici. Come va questa bicicletta? Inutile dirvi quanto va forte, proprio sì, inutile perché è veramente esagerata, però qui si vuole proprio strafare e posso dire che c'è potenza da vendere. Posso dire che si riesce quasi a sorpassare il vecchietto con il cappello in auto, però occhio a quello che fate, io non vedo niente. Già a singolo motore si raggiungono i 45 km/h e si raggiungono molto velocemente e per me era già abbastanza. Ma attivando il dual motor, premendo il tasto sul manubrio, e in 3 secondi circa arriva ai 55 km/h. Se uno pedala molto energicamente, quasi a vuoto, si riescono a raggiungere i 56-57 km/h. Questa qui è la velocità massima che sono riuscito a raggiungere. Penso di averlo fatto 2 o 3 volte in strade private, poi dopo strade private, poi dopo mai più fatto. Non mi soffermerei comunque sulla velocità perché si sa che 750 watt a ruota sono veramente tanti, ma soprattutto mi soffermerei sulla guidabilità perché è fantastica. Pneumatici, tutto l'insieme, telaio, cioè
questa bici è comodissima. Le gomme sull'asfalto si fanno sentire parecchio, secondo me la gente quando mi sente arrivare dice oh sta arrivando un SUV, non so, tipo una Jeep, e invece no, è solo una bicicletta. Un pochino rumorose le gomme, però il grip che offre, wow! Queste gomme larghe aiutano tantissimo l'equilibrio ed è sorprendentemente agile nelle manovre. E poi nell'uso, sembra un vero e proprio nano, perché c'è il manubrio un pochino alto, la sella è quasi completamente giù, diciamo così. Io sono alto 1,72 circa e non so, mi sento un nano quando sono su questa bicicletta. Posso dire che più o meno persone alte 1,90, 2 metri, questa qui è la bici ideale, diciamo che supporta qualsiasi taglia, comunque l'importante comunque l'importante è essere alti 1,65 m circa, minimo. Comunque tutta questa velocità assorbe un sacco di energia, vero? Inizialmente avevo detto che ha una batteria da 20 ampere, quindi enorme, ben rapportata con la bicicletta. In modalità assistita, senza raggiungere velocità estreme e anche pedalando, si raggiungono tranquillamente i 100 km. E poi, mi raccomando, cose che non dovete fare, in full electric, quindi solamente con il manettino si raggiungono i 50 km totali circa. Indicatore sul display non precisissimo, posso dire che è molto più precisa la percentuale visibile sull'applicazione. Quando arriva più o meno al 20% circa di batteria residua, se si attiva il dual motor non si attiva nel senso che se si va a premere si sente proprio che non si ha quella spinta in più anche per preservare la durata della batteria, e quindi lo noterete fin da subito quando la batteria è scarica. Poi qui a fianco, in questo scatolotto qui, è presente una porta USB per ricaricare lo smartphone o qualsiasi altro dispositivo in caso di emergenza. L'alimentatore proprietario eroga più o meno quei 140-160 watt e ci vogliono quelle 6-7 ore, se la batteria è completamente scarica, per una ricarica completa. Poi, ultima cosa, i fanali, fanale anteriore con un buon fascio luminoso è sempre il classico, e invece fanale posteriore sì, ben visibile se avete i fanali accesi, oppure quando andrete a frenare avverte sempre chi ci precede. Arrivando alle conclusioni, inutile girarci intorno. Se già la Duos C29, la mountain bike più conosciuta di questo marchio, per me era già un missile, e questa qui non saprei come definirla, non la definirei neanche una bicicletta. Sì dai, ha comunque i pedali. Quest'ultima costa praticamente la metà di questa F26, però posso dire che qui si ha il cambio migliore, freni, e nel complesso come usabilità si sente la differenza ed è un vero passo avanti, e posso dire che tutto questo ha un costo giustificato. Se il vostro utilizzo non è estremo, l'acquisto di questa bicicletta non è, diciamo, giustificato, perché già la C29 ha un buonissimo rapporto tra qualità, prestazioni e prezzo, e posso dire che ne vado ancora fiero. Se invece volete il top, sempre del marchio Duos, ovviamente si dovrà spendere qualcosa di più. Il mio coupon è sempre valido, quindi UWIN code da inserire nel carrello funziona sempre, e andrete a pagare la bicicletta 1.389 euro con il mio coupon, almeno per ora, mi raccomando. Saltuariamente ci sono sempre delle promozioni, degli sconti, quindi ci sarà anche il Black Friday tra poco. Tenete d'occhio se ci sono sconti o meno. Comunque io sono sempre a disposizione, se volete scrivermi nei commenti, mi raccomando. Poi se siete interessati ad una seconda batteria, sempre disponibile sul sito Duos a circa 300 euro, quindi non male per correre il doppio dei chilometri. E basta, direi che siamo arrivati alla fine, vi ho raccontato più o meno tutto. Questa qui è un mostro di e-bike che posso dire che vi stupirà. Io rimango sempre a disposizione per qualsiasi domanda, per qualsiasi quesito. Io sono sempre qui a disposizione anche sui social. Mi raccomando, seguitemi anche lì, e alla prossima su UWIN Blog. Sì, seguitemi. Ah, comunque dimenticavo, benvenuti a Ferrara. Siamo più o meno a metà novembre, è quasi mezzogiorno e il sole posso dire che è solo un miraggio.